Ciao a tutti. Alexander Lowen, psicoterapeuta e psichiatra statunitense, dichiarò che l'orgasmo per un perverso narcisista è più un dispiacere che un piacere. Nonostante sia un argomento molto complesso, proviamo a fare un po' di chiarezza. I narcisisti sono assolutamente misogini, provano disprezzo per le donne. Le odiano, ma nello stesso tempo le temono. Tanto è vero che i narcisi tentano sempre di vessarle, annullarle, mortificarle sessualmente o addirittura negarle il sesso, e di questo ne parlo nel video Il narcisista e il sesso. Generalmente per gli individui con personalità narcisistica l'atto sessuale è ambiguo ed è solamente uno strumento per raggiungere un obiettivo. Non vi è nessun legame emotivo. I partner sessuali del narcisista sono ritenuti unicamente banali oggetti e comunque tutti quanti fonti di approvvigionamento narcisistico. Quindi già da questo si potrebbe pensare che per il narciso uomo o donna non faccia differenza. La perversione e la promiscuità per il narcisista patologico è spesso la sua normalità. Ricordati che il sesso del narciso patologico non ha limiti, tutto è permesso, poiché egli non ha regole morali. Un giorno il mio ex partner fece una domanda molto esplicita. Vai anche con gli uomini? E lui tranquillamente mi rispose. E se anche fosse, cosa c'è di male? In realtà avevo già alcuni sospetti, poiché in quel periodo c'era una frequentazione costante e anomala con, a suo dire, un amico. Uno dei campanelli di allarme che mi stava tradendo con una donna o con un uomo era l'attaccamento eccessivo al suo cellulare. Ma i narcisi non ammetteranno mai il tradimento, anzi accuseranno te del loro comportamento. Credo sia il caso di far presente che avere un partner narcisista promiscuo è potenzialmente rischioso, visto la maggiore eventualità di imbattersi in patologie, molte volte anche letali. Quindi non sottovalutare questo aspetto del tuo narciso, soprattutto se ha una personalità narcisistica patologica, poiché vive di promiscuità. Il narcisista avrà sempre un harem di prede con cui avere rapporti sessuali occasionali. I narcisisti vivono la promiscuità sessuale ed affettiva passando da un rapporto all'altro oppure sovrapponendo relazioni differenti simultaneamente. La promiscuità è anche il conforto di uscire all'aperto, la maniera di essere se stessi, di non rimanere invischiati nelle aspettative altrui. Ciò che può apparire promiscuità di relazioni, per quanto riguarda il narcisista, è una specie di promiscuità di sublimazione grandiosa. Ti riporto cosa sosteneva Freud dei narcisisti. Per Freud il bambino è rinchiuso nel guscio del narcisismo primario, entro il quale rimane a lungo in uno stato di relativa indifferenza, uno stato in cui, cioè, gli oggetti esistono solo indirettamente, in virtù della capacità di influenzare lo stato interno del bambino. Per concludere, ti consiglio il video Quando il narcisista diventa pericoloso e il video L'infanzia del narcisista. Dimmi cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Per ricevere le notifiche dei nuovi video iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie per avermi seguita.